La pronuncia del Daimoku, la questione Nam e Namu, che si avvicina al buddismo di Nichiren Daishonin da subito. Si trova a dover fare i conti con una miriade di polemiche che in alcuni casi sono dettate da diatribe sterili fra le varie scuole. Una fra queste, perdonami, è quella riguardante la recitazione del Daimoku o Daimoku, quando la O rappresenta un prefisso onorifico, non so come pronunciare un nome con la lettera maiuscola, voglio dire, se questo fosse possibile. Purtroppo questa polemica, ahimè, mi riguarda personalmente perché credo di aver alimentato un tempo in Italia questo controverso punto. La polemica consiste nella pronuncia corretta del Daimoku, Nam o Namu. Allora, vediamolo un pochettino di entrarci dentro. Scuole come la Soka Gakkai e la Nichiren Shoshu insistono sulla pronuncia del Nam, mentre altre sostengono che non solo è sbagliato, quindi non solo è sbagliata la pronuncia del Nam, ma questo comporta anche una sorta di errore dottrinale che invalida il benefico potere del Daimoku. Ora, io credo che basterebbe fermarsi a riflettere meglio su questo punto, su questa affermazione, per comprendere che se il benefico potere del Daimoku dipendesse da questo, allora probabilmente, perdonami, non varrebbe la pena recitarlo, perché sarebbe, voglio dire, un qualcosa di troppo umano e non quella formula mistica che contiene in sé tutti gli insegnamenti del Buddha e l'essenza del Sutra del Loto. E poi pensa ad una persona che ha dei problemi di pronuncia. Non intendo quei problemi di pronuncia che si incontrano, voglio dire, nello studio di una lingua straniera, ma quelli dettati, ahimè, da un difetto fisico. Quella persona come farebbe? Vuol dire che potrebbe recitare per ore ed ore al giorno il Daimoku, ma non pronunciando, perdonami, correttamente i vari ideogrammi, tutti i suoi sforzi sarebbero inutili. E oltre a questo pensa ad un bambino, alla pronuncia di un bambino, alla pronuncia di un anziano. E allora, incominci adesso a comprendere quanto questo punto, quanto questa polemica sia ridicola. Oltre a questo, infiliamo ancora di più il coltello nella piaga e diciamo: Myoren Gekyo è il titolo del Sutra del Loto in giapponese. Nam, lo saprai, è la traslitterazione della parola sanscrita Namo, che significa devozione. In altre parole, dedicare la propria vita. Namu è la traduzione giapponese di Namo, sanscrito. Nam, però, è la contrazione di Namu, ossia potremmo definirla la forma parlata di Namu. La pronuncia del Nam al posto di Namu è nata dalla continua recitazione del Daimoku svolta velocemente, quindi non come erroneamente pensano i meno informati da un errore dottrinale. Poi, quale errore dottrinale ci può essere se entrambe le forme, sia il Nam che il Namu, sono intese dal praticante nello stesso modo e hanno lo stesso significato? Non mi farai mica a dire che chi pronuncia Nam non affida la sua... cioè, chi pronuncia Nam affida la sua vita di meno da chi pronuncia il Namu. Chi vede questo come un errore dottrinale, fai bene attenzione, crede che il Daimoku sia una formula magica che, se non pronunciata nel modo preciso, non fa apparire i benefici della pratica. Ma il Daimoku è una formula esoterica, non magica. Allora vediamo che cosa significa esoterico. Molti al giorno d'oggi credono che esoterismo significhi magia.
Sebbene in alcuni casi l'esoterismo abbracci la magia, esso non può essere considerato una scuola di magia. Esoterico significa insegnamento intimo e segreto. Il Daimoku, quindi, lo sappiamo, contiene al suo interno una miriade di pratiche, di insegnamenti, come ci viene detto fra l'altro dal gran maestro Nichiren nel suo principale trattato, potremmo chiamarlo così, che è il Kanji no Gonzonshu. Dovete immaginare il Daimoku come una sorta di file exe o DMG per quelli che sono abituati ad usare un computer Apple. Un file exe, cos'è un file exe? Il file exe è quello che una volta che tu ci clicchi 2 volte esplode e installa il programma. Quindi, come ti dicevo, anche io per molto tempo ho creduto a questa piccola follia. Poi mi sono reso conto che ciò che dicevo non veniva da me, ma dalla scuola che rappresentavo in quel periodo. In altre parole, credimi, la polemica sul Nam e il Namo non è altro, chiamiamolo così, che un brutto espediente per dare contro a uno o all'altro, sia questo un credente che una scuola. E non importa, e non porta, perdonami, come logico pensare, a nulla di buono, perché nasce da presupposti sbagliati e non dalla compassione, quindi non dal desiderio di far comprendere. Il Gonzo non è un uomo che è soggetto a tutte le patologie mentali della quale soffriamo noi uomini. Non ascolta la forma, ma il cuore, ricordati questo, non ascolta la forma, ma il cuore. Ciò che davvero conta è l'atteggiamento nella recitazione del Daimoku. Trovo poi che sia normale avere paura di fallire o avere dei desideri. Ma quando si usa il Daimoku per tirare a noi ciò che desideriamo o allontanare ciò che ci spaventa, il Daimoku esaudirà la nostra preghiera, ma questa, come dicevamo, sarà la causa della nostra sofferenza, tipo un farmaco scaduto, come i postumi di una sbornia, e ci condurrà a continuare a lottare continuamente per vincere, distruggendo la nostra serenità, perché non si può sempre andare a 3000 km all'ora, no? Anche le macchine di Formula 1 scoppiano. Fino a quando avremo la forza di lottare, ci sentiremo invincibili. Poi tutto crolla, perché saremo stati noi a guidare, cioè la forza che ci abbiamo messo dentro. Io non parlo, non ti sto parlando, ascoltami bene, di forza dell'atteggiamento. Io ti sto parlando di quella forza che è tipica del training autogeno, non del buddismo e tantomeno della recitazione del Sacro Daimoku. Quindi è questa la vera causa della nostra sofferenza, la mancanza di fede, quindi la mancanza di fede nel Daimoku. E qual è la mancanza di fede del Daimoku? Credere che il Daimoku abbia bisogno di noi, ma di noi inteso come quello che abbiamo detto fino adesso, non altro. E non che sia lui, che sia proprio il misticismo, la potenza del Sacro Daimoku a cambiare e riformare le nostre vite. Spero di esserti stato utile. Ciao, ci sentiamo alla prossima.